Benvenuto, sono Coriolano e oggi ci spingeremo in un campo che non è proprio di nostra competenza. Analizzeremo infatti una curiosità, una leggenda, che è legata indissolubilmente ad un piatto a me caro, un piatto tipico della mia terra e della mia città. Sto parlando della famosissima farinata di ceci di Genova. La farinata, in dialetto genovese a farinade seigi, è oramai diventato un piatto tipico della tradizione culinaria genovese. Un piatto povero, economico, ma al tempo stesso gustoso. Era l'alimento prediletto dei lavoratori portuali, i cosiddetti camalli, impegnati a scaricare i bastimenti arrivati in porto. È molto facile da preparare, infatti per la ricetta occorrono solo 4 ingredienti: la farina di ceci, acqua, olio e sale. La preparazione è molto semplice, poiché si deve preparare una miscela nella quale si amalgama la farina di ceci, l'acqua e il sale e la si lascia a riposo per alcune ore, rimescolandola di tanto in tanto. Poi la si versa in un tegame, testo in genovese, opportunamente unto, e la si mette in forno a circa 200 gradi. Possibilmente il forno dovrebbe essere a legna, per 15-20 minuti e il gioco è fatto. Gustosa e saporita e molto apprezzata dal pubblico. In passato era tradizionalmente consumata nelle festività autunnali ed invernali, come il 1° novembre, la festa di tutti i santi e nel giorno di Capodanno. Oramai non ha più un consumo così esclusivo e legato alle festività. Oggi è un piatto che, gustato, riporta subito alla mente, per chi ha avuto la fortuna di provarlo nelle sciamadde, i tipici locali di Genova dove si vendeva e si vende tuttora la farinata, porta alla mente subito gli angustivicoli, le stradine strette e tortuose, chiamate in dialetto i caruggi, del centro storico di Genova, il centro storico più grande d'Europa. E come non ricordare il grande cantautore e cantante genovese Fabrizio De André, grande consumatore e amante della pietanza ligure, ambasciatore della cultura e delle tradizioni genovesi che erano parte integrante delle sue canzoni. Ma come è scritto nel titolo, la farinata, si racconta, ha un'origine molto particolare che si rifà ad una leggenda che risale ai secoli della storia fino ad arrivare al 1284, precisamente l'anno della battaglia della Meloria. Non fraintendetemi, è ovvio che come ogni piatto della tradizione culinaria mondiale ha avuto una lunga genesi. Infatti già nell'antica Grecia e nell'antica Roma si hanno sicure testimonianze di ricette a base di legumi triturati, mescolati con acqua e poi cotti al forno. Ma a partire dal Medioevo, soprattutto a causa dell'influenza del bacino del Mediterraneo, della cultura araba, nella quale i ceci rivestono ancora oggi una grande importanza, che si hanno le più sicure attestazioni di prodotti molto simili alla farinata nostrana. Ma nonostante questo, a noi genovesi piace pensare che questa leggenda abbia un qualche fondo di verità e che quindi l'origine della farinata risalga al periodo glorioso della Repubblica Marinara di Genova, quando la superba, Genova, dominava i mari e i traffici con l'Oriente. E quindi arriviamo all'incirca agli anni 80 del 1200. In quel periodo Genova, la superba, non era l'unica repubblica marinara presente nei traffici del mar Mediterraneo. Infatti c'erano anche Pisa, Amalfi e Venezia, la Serenissima, che era il nemico numero 1 per Genova, il più difficile da abbattere. C'erano già state molte guerre, combattute per il controllo degli empori e degli scali commerciali che si trovavano in Oriente, sia nei sempre più deboli stati crociati in Terra Santa. Ricordiamo che la città di San Giovanni d'Acri, l'ultimo avamposto crociato, cadrà il 18 di maggio 1291. Ma soprattutto si guerreggiava per il possesso delle licenze e dei permessi per poter commerciare nei territori dell'Impero Romano d'Oriente o Impero Bizantino. Ricordiamo ad esempio il quartiere Galata di Costantinopoli,
concesso ai genovesi dall'imperatore d'Oriente nel 1273 e famoso ancora oggi per la sua particolare torre, detta la Torre di Galata. I genovesi erano in vantaggio nel controllo della gestione dei traffici verso l'Oriente, poiché godevano del favore dell'imperatore bizantino. Ma i loro rivali non si erano rassegnati all'idea e cercavano costantemente di intralciare i commerci genovesi. I pisani, inizialmente alleati con i genovesi, nel corso della seconda metà del 1200, preoccupati dal grande successo della città ligure, iniziarono a contrastarla con attacchi di pirateria e di guerra di corsa, ovvero la guerra di corsa è il saccheggiare il naviglio mercantile avversario, diciamo autorizzati, per conto delle autorità cittadine. La misura era colma. Era arrivato il momento di finirla una volta per tutti con i rivali nel Mar Tirreno. Ed ecco che arriviamo alla fatidica giornata del 6 agosto 1284, quando le galere genovesi si scontrarono con quelle pisane nell'epica battaglia della Meloria. La battaglia della Meloria fu uno degli scontri navali più significativi dell'età medievale italiana e rappresentò un punto di svolta nei rapporti di forza tra le repubbliche marinare di Pisa e di Genova. Le due città, come già detto, erano da tempo rivali per il controllo dei traffici commerciali nel Mediterraneo occidentale e soprattutto nel Mar Tirreno, dove entrambe cercavano di assicurarsi delle basi strategiche, rotte sicure e influenza politica. Il clima che precedette la battaglia era teso. Genova e Pisa, reduci da anni di scaramucce, blocchi navali e alleanze mutevoli, si prepararono a un confronto decisivo. La flotta genovese, forte di 93 galee da guerra e galeotte, fu affidata all'esperto ammiraglio Uberto Doria, affiancato da Benedetto Zaccaria, mentre Pisa, la cui flotta poteva contare su 72 tra galee da guerra e galeotte, schierò le proprie forze sotto il comando di Alberto Morosini e del siniscalco Andreotto Saracini. Sullo sfondo, però, pesavano le lotte interne alla politica pisana e le tensioni tra le famiglie nobili. Infatti, l'ammiraglio Ugolino della Gherardesca, figura influente ma controversa, non riuscì a manovrare al meglio le proprie galere nello scontro. Anzi, sembrò ai suoi concittadini che li stesse tradendo, scappando dalla battaglia, circostanza che indebolì ulteriormente la compattezza della flotta pisana. Lo scenario della battaglia fu l'area nei pressi degli scogli della Meloria, non lontano dal porto di Livorno. Luogo, questo, già noto per un precedente scontro tra le due repubbliche nel 1241. Genova, consapevole dell'importanza dello scontro imminente, adottò una tattica oculata e innovativa. Oltre alla flotta principale, composta da 63 galere schierata in formazione da combattimento, ne predispose anche una seconda formazione, composta da 30 galere, nascosta dietro gli scogli, pronta a intervenire come forza d'urto al momento opportuno. Quando il confronto ebbe inizio, le due flotte si affrontarono duramente. Le flotte di quel periodo si affrontavano utilizzando la tecnica della falcata, erano schierate cioè a mezza luna e gli scontri avvenivano frontalmente. Le galee pisane cercarono di sfruttare la loro, tradizionale aggressività, cercando di speronare i legni nemici con il terribile rostro, ma la disciplina e la preparazione genovese, in special modo dei famosissimi balestrieri genovesi, i quali, protetti da enormi scudi, chiamati pavesi, bombardavano le navi nemiche con dardi e frecce, senza essere colpiti a loro volta, e questo fece la differenza. Nel momento cruciale, la squadra navale di rinforzo genovese, comandata dal Zaccaria, comparve improvvisamente sullo specchio di mare della battaglia, cogliendo i pisani alle spalle e compaginando completamente il loro schieramento. Il caos che ne seguì fu devastante per Pisa. Molte, infatti, furono le navi affondate o catturate e migliaia di marinai caddero prigionieri. La sconfitta fu catastrofica e segnò un prima e un dopo nella storia di Pisa. Privata della sua flotta e con una classe dirigente disorientata,
la Repubblica Marinara Toscana non riuscì più a recuperare la propria potenza commerciale e militare. La gloria della marina della Repubblica Pisana si inabissò in quel giorno nelle acque della Meloria, perdendo, traccolate a fondo o cadute in mano nemica, oltre 49 galere, assieme a 6.000 morti e ad oltre 10.000 prigionieri, che vennero portati a Genova nel quartiere che da allora si sarebbe chiamato Campo Pisano. Tra i prigionieri pisani era presente anche quel rustichello che scrisse per conto di Marco Polo il resoconto dei suoi viaggi in Oriente, il cosiddetto Milione, durante la prigionia. Genova, al contrario, uscì dalla battaglia come dominatrice del Mediterraneo occidentale, consolidando il suo ruolo nei commerci marittimi e nelle alleanze politiche dell'epoca. Pisa firmò la pace con Genova nel 1288, ma non la rispettò, fatto che costrinse Genova a un'ultima dimostrazione di forza. Nel 1290 Corrado Doria salpò con alcune galere verso Porto Pisano. Trovando il suo accesso sbarrato da una grossa catena tirata tra le torri Magnale e Formice, dopo lunghi tentativi i genovesi tuttavia riuscirono a spezzare questa grande catena che impediva l'accesso al porto. Tra l'altro, un pezzo di questa catena è ancora oggi conservato a Genova nel quartiere di Murta. Quindi, a seguito di ciò, le forze genovesi entrarono in porto radendolo al suolo e sulle sue rovine fu sparso il sale, e la campagna circostante venne devastata e saccheggiata. Con quest'ultimo atto, la potenza marittima e commerciale di Pisa venne progressivamente indebolita. Tutte le colonie e gli empori sparsi per il Mediterraneo vennero ceduti o conquistati da Genova o da altre potenze, come gli aragonesi, consolidando le basi del dominio d'oltremare genovese. Ora vi chiederete il perché vi ho raccontato questo fatto storico e soprattutto che cosa c'entra con l'origine della farinata. Ma è proprio dopo la battaglia della Meloria che la leggenda sull'origine della farinata ha avuto inizio. Infatti, le galere genovesi, vittoriose dopo la battaglia, stavano orientando verso Genova, quando una tempesta le colse al largo delle coste liguri. Era una tempesta estiva, breve ma molto intensa, e i marinai si trovarono subito in difficoltà, poiché le grandi onde rischiavano di far affondare le imbarcazioni. Ricordiamo che le galere hanno poco pescaggio e sono molto basse sul filo dell'acqua. Il rischio era grande e a causa delle forti oscillazioni provocate dal mare mosso, parte del carico degli approvvigionamenti alimentari imbarcato era stato rovesciato a terra nelle stive delle navi. Fortunatamente per i genovesi, la flotta riuscì a sopravvivere alla tempesta. Quando le nubi si diradarono e tornò il sole, i marinai genovesi videro che nell'acqua, imbarcata nella stiva a causa dei forti marosi, galleggiava uno strano composto di colore giallo. Infatti, sulle galere era stato imbarcato un forte quantitativo di farina di ceci e di olio. Cadendo sul pavimento ed essendo mescolati dall'acqua di mare, dalla forza delle onde, crearono un composto salato. I genovesi, a corto di provviste e avendo bene in mente il detto non si butta via niente, raccolsero quel primitivo impasto e lo lasciarono asciugare al sole sul ponte delle galere, creando involontariamente una protofarinata, dorata e molto gustosa. Una volta tornati in porto, perfezionarono la ricetta, migliorando il procedimento e alla fine crearono quel piatto tipico, famoso ancora oggi, cioè la farinata, un piatto che si impose a tal punto che, pensate un po', un decreto del 1447 ordinò di utilizzare soltanto olio di buona qualità per prepararlo. Un altro piccolo aneddoto, sempre legato alla farinata, riguarda il nome, poiché è anche conosciuta, specie nel genovesato, come l'oro di Pisa, in dialetto l'ou de Pisa. Questo nome non era stato scelto a caso, poiché la scoperta era avvenuta a seguito dell'importante vittoria contro i pisani e per irridere i loro avversari i genovesi le affibbiarono questo nome, poiché in primo luogo il colore tipico della farinata cotta è il giallo, in secondo luogo per celebrare la vittoria e le grandi ricchezze che sarebbero arrivate in città a seguito della pace.
Questa era pressappoco la leggenda della farinata, il mito che ha attraversato i secoli ed è giunto fino ai giorni nostri. Se ti è piaciuto, ti invito a mettere mi piace e iscriverti al canale e a commentare. Un caro saluto, a presto!